ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Ve lo ricordate Luigi Chiatti, quel famoso serial killer? Ecco, oggi sono qui per parlarvi proprio di lui, il mostro di Foligno. Ma entrerò come sempre nel vivo dei dettagli, ogni minimo particolare. Ma partiamo dall'inizio, raga. Come sempre però, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi a questo canale, di tempestare di like a questo video, di attivare tutte le campanelline e di commentare. Ma ora partiamo. Luigi Chiatti, per chi non lo sapesse, è nato il 27 febbraio del 1968 a Narni, in provincia di Terni, in una famiglia molto povera, e fu dato in adozione proprio alla famiglia Chiatti fin da quando era in fasce, che lo accolse e l'ha cresciuto a Foligno, in Umbria. La sua infanzia apparentemente sembrava nella norma, anche se molti anni dopo gli psicologi ebbero sottolineato come potesse aver sofferto di disturbi legati sia alla sua adozione che alla sua famiglia originaria. Questo senso di abbandono, mischiata alla sua confusione della sua personalità, potrebbe aver contribuito allo sviluppo proprio di un disturbo della personalità. Infatti, fin dalla sua adolescenza, quindi da ragazzo, Luigi iniziò a dimostrare un disagio psicologico, ma purtroppo non vi fu alcun intervento significativo né da parte delle istituzioni, ma soprattutto neanche da parte della sua famiglia adottiva. Era descritto sia dai vicini che dai suoi compagni di scuola come un ragazzo introverso, solitario, ma in ogni caso non ha mai manifestato comportamenti anomali che potessero far intendere crimini orribili che avrebbe commesso in seguito. Il 4 ottobre però del 1992, a soli 24 anni, Luigi purtroppo commise il suo primo delitto. La vittima fu un piccolo di soli 4 anni di nome Simone Allegretti, che scomparve misteriosamente mentre giocava proprio davanti a casa sua a Foligno. La sua scomparsa, la sua notizia di quello che gli potesse essere accaduto, sconvolse completamente la comunità di questo piccolo paese, e infatti furono immediatamente organizzate ricerche su vasta scala per capire e trovare soprattutto questo piccolo. Purtroppo, dopo 2 giorni di intense e svariate ricerche, venne ritrovato in un boschetto poco distante, dove le forze dell'ordine, appena l'hanno visto, capirono immediatamente che fu prima strangolato e subito dopo accoltellato. Questo delitto non solo sconvolse la comunità di Foligno, ma anche addirittura tutta l'Italia. Infatti, sia la brutalità del crimine, associata alla giovanissima età della vittima, fece aumentare ancora di più il panico tra tutta la popolazione, pensando che un serial killer sia proprio lì in quel paese, sia in totale libertà. Passato un anno dopo questo primo delitto, il 7 agosto del 1993 Luigi Chiatti colpì nuovamente. Questa volta la vittima però fu Lorenzo Paolucci, anche lui un piccolo di soli 13 anni, ragazzi, pensate un po'. Misteriosamente, ma soprattutto casualmente, anche questo ragazzo scomparì misteriosamente mentre giocava davanti a casa sua. Ma a differenza però del primo delitto, in questo caso, il suo corpo fu ritrovato soltanto poche ore dopo in una casa abbandonata vicino a Foligno, con lo stesso identico modus operandi, ovvero prima strangolato e poi accoltellato. Infatti il modus operandi di Chiatti era molto simile, per non dire identico, con una tale violenza gratuita che poteva solo lasciare pensare a una gravissima instabilità mentale.
La polizia ovviamente in questo caso intensificò moltissimo le indagini, pensando ovviamente che questi due delitti fossero proprio collegati, anche perché, raga, erano effettivamente identici. Ma lo sapete quando la polizia iniziò realmente a cominciare a chiudere il cerchio? Proprio dal delitto di Paolucci, perché dopo il ritrovamento del suo corpo vennero seguiti degli indizi che portarono quasi immediatamente gli investigatori a sospettare di Chiatti. Infatti, raga, dopo una profondissima perquisizione nella sua abitazione, furono trovati elementi che lo collegavano direttamente al crimine, tra cui, indovinate un po' che cosa, alcuni vestiti pieni di sangue. Da quel momento partirono subito gli interrogatori e Luigi, messo sotto pressione, confessò i due delitti. Ma la cosa grave, ragazzi, è che la sua confessione fu davvero incredibile, ma non solo, anche davvero sconvolgente per il modo in cui la descrisse e la brutalità delle parole che ha usato, e dimostrò appunto con il suo atteggiamento che non dimostrava alcun rimorso per tutto quello che aveva fatto. Ma ragazzi, sapete che gli ha dato il soprannome di mostro di Foligno? Proprio Luigi Chiatti. Proprio lui stesso durante degli interrogatori, che si autodefinì proprio così, un soprannome che è rimasto finora e non morirà mai. Il processo a Luigi Chiatti iniziò nel 1994 e anche in questo caso attirò una grandissima attenzione mediatica. Durante il processo emersero anche numerosi dettagli sulla sua infanzia che fu molto travagliata, tra cui il suo stato psicologico. Infatti diversi psicologi, diversi psichiatri vennero chiamati per esprimere un loro parere sulla sua salute mentale. Infatti nessuno si sbagliò a riguardo, perché le fu diagnosticato un disturbo narcisistico della personalità, associato addirittura anche a tratti psicopatici. Secondo gli esperti, Chiatti agiva sotto un impulso totalmente incontrollabile dalla sua volontà, che lo spingeva a commettere delitti per affermare il proprio dominio sulle vittime e scatenare una rabbia repressa. Ma nonostante la diagnosi di disturbo mentale, il tribunale stabilì che era perfettamente in grado di intendere e di volere al momento dei fatti e quindi totalmente responsabile dei suoi crimini. Ovviamente venne immediatamente condannato all'ergastolo, ma la sua pena fu ridotta a 30 anni di reclusione grazie al rito abbreviato e al riconoscimento di una parziale infermità mentale. Durante il suo periodo di reclusione, Luigi trascorse gran parte del suo tempo in isolamento a causa del rischio di ritorsioni da parte degli altri detenuti. Ma ragazzi, non è tanto per i suoi crimini, è perché questi delitti furono commessi proprio su dei piccoli. Nel corso degli anni continuò a cambiare carcere, passò da un carcere all'altro e venne sottoposto svariate volte a diverse perizie psichiatriche che confermarono appunto la sua pericolosità sociale. Nonostante la gravità dei suoi crimini, Luigi non fu mai completamente dichiarato incapace di intendere e di volere. Questo significava che alla fine della sua pena detentiva poteva essere rilasciato. Ma prima di essere effettivamente scarcerato, fu sottoposto ad ulteriori perizie psichiatriche che ne evidenziarono ancora la sua pericolosità. Ma nel 2015, ragazzi, Luigi Chiatti purtroppo terminò definitivamente di scontare la sua pena, ma fortunatamente non fu mai rilasciato davvero in libertà. Infatti il tribunale decise bene di trasferirlo in una REMS, che è una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza, in poche parole un ospedale psichiatrico, considerandolo ancora un personaggio molto pericoloso e incapace di integrarsi con la società. La vicenda di Luigi Chiatti ha segnato davvero in modo molto profondo la cronaca nera italiana, diventando uno dei casi più noti di ragazzini molto piccoli proprio in quel paese. La brutalità dei suoi atti, insieme alla sua freddezza nel confessare i suoi crimini, lo resero una figura inquietante, addirittura quasi un simbolo malefico.
Dal punto di vista psicologico, però, il caso di Luigi Chiatti ha sollevato moltissimi interrogativi sia sulla prevenzione che la gestione dei disturbi mentali gravi, specialmente quando questi cominciano a manifestarsi nei primi periodi dell'adolescenza. La sua storia, inoltre, ha messo anche in discussione le numerose difficoltà del sistema penale e sanitario nel trattare appunto questa tipologia di crimini, ovvero criminali affetti da disturbi mentali. Infatti, ragazzi, criminali così pericolosi non dovrebbero mai tornare in libertà, almeno che effettivamente siano del tutto guariti, ma soprattutto dimostrabili a livello medico. Luigi Chiatti tuttora rimane infatti una figura oscura e tragica nella cronaca nera italiana. Infatti i suoi delitti, oltre che a distruggere le vite di piccoli ragazzi, e non solo ma anche delle loro famiglie, hanno lasciato una cicatrice profonda nella coscienza collettiva di tutto il paese. Ragazzi, ancora tutt'oggi il mostro di Foligno rievoca ancora il ricordo di uno dei periodi più bui della storia criminale italiana e il suo nome continua a essere associato a uno dei casi di delitti più inquietanti e irrisolti dal punto di vista psicologico. Ragazzi, che dirvi? Anche per oggi, purtroppo, questo video termina qua. Spero, come dico sempre, vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, prima di lasciarvi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di lasciare un bel like e di commentare tantissimo. Ma per ora vi auguro solo un buon proseguimento di settimana e noi ci vediamo prestissimo nel mio prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!